Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale Salernitana Udinese. Manca pochissimo, mancano 10 secondi, 12 secondi, non lo so, fischieranno, saranno quasi per fischiare la fine. La Salernitana ha ribaltato il risultato 2-0 sotto, 3-2 per la Salernitana. Adesso ha segnato pochi secondi fa, prima che cominciassi a fare il video, il gol di Ekong 3-2 e la Salernitana alla fine porta a casa un risultato meritato, perché è meritato. Nel secondo tempo ci ha creduto molto più dell'Udinese, anche se l'Udinese ha avuto un paio di palloni per portare, è finita, grande Salernitana 3-2 per portare il risultato comunque a casa. Non c'è riuscita grazie a un intervento del portiere su Beto e un tiro spedito alto che poteva portare, scusate, l'Udinese in vantaggio 3-2, tiro alto, partita rimasta sul 2-2 e poi è finita adesso 3-2 con il grandissimo gol, con un grandissimo cross tagliato dalla sinistra e il tap-in dall'area piccola, palla all'incrocio, 3-2, ha vinto la Salernitana. Andiamo un attimo per gradi, perché ci sono un paio di cose che volevo dire da non tifoso. Forse riesco ad essere molto lucido per quanto riguarda le analisi di formazione, perché ragazzi, sia la Salernitana l'anno prossimo verranno acquistati, diciamo, verranno regalati a Sosa tre calciatori, uno per reparto, un centrale di difesa, un altro innesto a centrocampo e una punta, perché quando manca Dia purtroppo perdi qualità là avanti, e Piontek è un attaccante che a me non piace come stile di attaccante, però fa il suo, ma ti serve una punta che riesca a far salire la squadra quando viene attaccato, una punta che abbia piedi come si deve, almeno quanto quelli di Dia, perché Dia a livello tecnico non si discute. E poi credo che sarà anche uomo mercato, vuoi o non vuoi, non me ne vogliono i tifosi della Salernitana, perché è una cosa automatica. Quando hai un calciatore che fa un grande campionato, da giugno ad agosto devi fare a botte, tra virgolette, per riuscirlo a mantenere. Comunque parliamo della partita, perché è stata una partita divertentissima e la Salernitana non si smentisce mai, né tantomeno si smentisce Candreva, secondo me uomo simbolo poi di questa Salernitana che non muore mai. 2-0 sotto in una partita che non aveva niente da raccontare. Non è che la Salernitana si stava giocando la retrocessione o l'Udinese si doveva giocare l'entrata in qualche coppa, quindi sei 2-0 sotto, ci può anche stare che cali tranquillamente, abbassi la guardia e dici ok, è andata la partita e te la giochi comunque a ritmi blandi. Invece è stata una partita divertentissima che la Salernitana ha portato a casa meritatamente, perché dopo il 2-0 e il gol fatto quasi allo scadere del primo tempo da Castagnosso con assist di Candreva, ha riaperto la partita. Nel secondo tempo ha meritato la Salernitana, al di là se vogliamo andare a vedere i numeri, i tiri in porta, il possesso palla, la Salernitana ci ha messo più cuore e più voglia di portarla a casa la partita, senza se e senza ma. Poi, se vogliamo parlare dell'aspetto tecnico dei due gol presi, ci sta da analizzare anche il fatto che giochi con una difesa a 3, e giocando con una difesa a 3 purtroppo quando ti viene a mancare il filtro a centrocampo o i due centrali di centrocampo non riescono a chiudere in area di rigore, arginando poi l'inserimento dei centrocampisti offensivi su una palla che viene da destra o da sinistra, diventa difficile per i tre centrali ovviamente coprire tutti gli spazi. Però merito all'Udinese che ha giocato, anche l'Udinese ha giocato una buonissima partita, sbagliando però sotto porta le leggi del calcio, gol mangiato, gol subito. Nel secondo tempo l'Udinese ha avuto Beto, ha avuto il pallone del 3-2, che comunque è stato merito del portiere della Salernitana se l'Udinese non è passata in vantaggio. Poi ha sbagliato una palla a centro area, più o meno la stessa azione del secondo gol, la palla arriva a centro area, palla spedita alle stelle, nulla di fatto, e poi arriva questo gol al 96esimo e la Salernitana ultimamente
mi sta ricordando il Napoli di Mazzarri, quel Napoli, la zona Mazzarri, il Napoli che riusciva a portare le partite a casa a tempo scaduto, è un Napoli che ci credeva, e la Salernitana sta facendo la stessa cosa. Ripeto, al di là della posta in palio che non c'era praticamente oggi, è riuscita a trovare questi 3 punti anche voluti dal proprio allenatore, perché comunque hai fatto tutti e 5 i cambi, ti sei giocato cambi con giovani, hai tolto Koulibaly dal campo, hai tolto Vilena, responsabilità che ti prendi, e comunque hai avuto ragione. Quindi dobbiamo fare solo gli applausi a Sosa e a questa gestione esagerata, soprattutto nel girone di ritorno, ma nemmeno tutto il girone di ritorno, parliamo degli ultimi 2 mesi. Negli ultimi 2 mesi prestazioni più che convincenti, che possono essere mattoni pesantissimi per costruire la Salernitana dell'anno prossimo. Quindi occhio a questa Salernitana, mi prenderete per pazzo perché chi vedrà questo video dirà: questo da tifoso del Napoli sta parlando della Salernitana come se fosse la sua squadra. Ragazzi, io tiro sempre acqua al mio mulino e sono sempre stato un sostenitore delle squadre campane. Poi nella giornata eh, nella quale il nostro Napoli subisce diciamo un evento triste, perché la Primavera è retrocessa oggi nella partita che c'è stata oggi, persa per 2-1, quindi retrocede il Napoli Primavera. Almeno una squadra campana che ti fa divertire una grandissima partita, e poi al di là di campana o meno, qua su questo canale si parla sempre di calcio giocato e partite divertenti, perché le partite soporifere non mi piacciono. Voi o non voi, non mi piacciono. A me commentare quelle partite difensive da 0-0, da squadre che si studiano e cercano di portare a casa il risultato con un solo tiro in porto, al limite un calcio d'angolo, un colpo di testa, no, 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 anche no. Comunque complimenti alla Salernitana, perché il 2-2 è una punizione di Candreva, che io la guardavo e mi aspettavo da casa il tiro di Mazzocchi. Invece Mazzocchi tocca solo il pallone all'indietro per Candreva, di tacco Candreva la infila sul palo lungo. Poi possiamo dire il portiere dell'Udinese era sul suo palo, sicuramente, ma il tiro era fortissimo, angolato, anche se sul tuo palo non la prendi. Poi c'è stato il gol, io stavo proprio cominciando a fare il video e c'è stato il 3-2. 3 punti, non vogliamo dire pesantissimi, appunto perché la classifica non è che cambia tantissimo, però la Salernitana si porta a 42 punti, che per una squadra che comunque è stata ricostruita dopo l'addio di Sabatini, De Santis ha fatto un grandissimo lavoro con personaggi semi sconosciuti, qualche innesto di qualità, perché Vilena comunque è un calciatore che ha fatto bene nel campionato scorso. Ci sono tantissime prospettive rose, quindi un applauso lo facciamo alla Salernitana, evviva le squadre campane, e siamo rammaricati sicuramente per il Napoli Primavera, che ahimè è retrocesso. Detto questo, ragazzi, ci vediamo il resto delle partite oggi. Io potevo tranquillamente guardare Spezia Torino, che era una partita che aveva una posta in palio diversa, ma ho preferito la squadra campana. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli ovviamente. Ciao!